Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e con questo video volevo fare un veloce aggiornamento sul mio Energy Widget che è in corso di sviluppo e sul quale ho apportato alcune piccole modifiche e migliorie che adesso andiamo a vedere insieme. In particolare ho gestito la visualizzazione degli oggetti che entrano in gioco nel widget con una trasparenza proporzionale al proprio valore e poi ho gestito anche un cambio icona in funzione di alcune condizioni. Inoltre ho aggiunto delle variabili di configurazione che mi permettono di gestire anche dei controlli per gli allarmi relativi ai consumi eccessivi sulle singole linee. Andiamo velocemente insieme a vedere queste modifiche con un esempio. Andiamo velocemente a vedere sul repository Domotics Duino gli aggiornamenti all'OpenHub widget, perché ho fatto molto recentemente un commit con le ultime modifiche che ho fatto. Nel readme trovate il nuovo elenco di parametri e un velocissimo changelog per capire che cosa è stato fatto in questa nuova versione. Quindi abbiamo aggiunto supporto per l'opacità, i warning in caso di valori al di fuori di determinate soglie e le icone dinamiche. Ovviamente queste aggiunte hanno implicato l'aggiunta anche di parametri di configurazione che adesso nell'esempio andiamo a vedere insieme. Il sorgente come al solito lo trovate in questo repository, è il dd-energy.yaml e questa è la versione aggiornata. Andiamo adesso a vedere la pagina di esempio che ho creato, Pages. Ho creato una pagina test energy che ha il mio energy widget inserito come unico widget, come diciamo la pagina principale, però ho creato questa copia perché, adesso vi faccio vedere dallo YAML della configurazione, dovendo fare delle prove per vedere cosa succede in funzione del cambiamento di alcune informazioni, non posso ovviamente farlo con le informazioni reali perché queste cambierebbero diciamo in maniera casuale e non con l'obiettivo di fare i test che voglio fare io. Quindi dovremmo magari aspettare la sera per vedere il cambio dell'icona, aspettare un cambio repentino di alcuni valori per vedere come cambia l'opacità e tutto. Quindi cosa ho fatto? Mi sono creato una pagina in cui ho messo questo widget e ho agganciato gli item di riferimento a degli item di test che attualmente sono vuoti. In questo modo io, cambiando il valore di questi item, posso simulare determinate condizioni. Infatti qua, come vedete, ho tutta una serie di item collegati che si chiamano test underscore e il nome della proprietà. Poi tramite console di OpenHub andremo a dare dei valori che ci servono per fare gli opportuni test. Infatti, come vedete, in run mode il mio widget è totalmente vuoto e tra l'altro vedete già un paio di novità che sono queste due icone. Andiamo ancora un attimo a vedere le proprietà. Quindi quello che ho modificato all'interno della configurazione, ho semplicemente spostato tutta la sezione degli item in alto e lasciando la sezione di layout in basso. Andiamo a vedere quali sono le modifiche rispetto alla versione precedente. Ho aggiunto un valore di riferimento che è il massimo assorbimento che può accettare il mio contatore di casa, che è 4500 watt, perché ho spostato i miei 3 kW vecchi, li ho aumentati a 4 kW e mezzo. Poi questi valori vi spiego come entrano in gioco nella logica del widget. Poi abbiamo il valore massimo di produzione, quindi qua bisogna mettere il limite massimo teorico del proprio impianto fotovoltaico. Poi per i 3 piani, ovviamente io, perché ho i consumi sui 3 piani, avendo un magneto-termico differenziale per piano, devo andare ad inserire un valore per avvisare chi sta guardando il widget che su quel piano c'è un consumo superiore a quello tollerato dall'impianto. Questo non sarà un valore, nel mio caso non sarà un valore fisso, ma è un item
perché ho fatto in modo che queste informazioni possano essere configurate da pannello, da sitemap. Quindi io posso andare a inserire i limiti del mio impianto per piano direttamente nella sitemap, gestendo un item di tipo numerico. Questo ce l'ho per il primo piano, per il piano terra e per il seminterrato. Stessa cosa per il consumo reale. All'interno dei valori di layout non ho praticamente modificato nulla, tranne che aggiungere un ulteriore parametro che si chiama min opacity, che mi permette di non far sparire totalmente gli elementi che si basano sulla gestione della trasparenza, altrimenti non li vedrei più quando i valori sono ad esempio 0 o vicini allo 0. In questo modo io posso rendere sempre visibile un certo oggetto che ha la trasparenza legata al proprio valore. C'è solo una piccola accortezza che bisogna avere ancora in questa versione del widget, perché nel momento in cui il min opacity cambia, come vedete è un valore che in teoria dovrebbe andare da 0 a 1, 0 è 0%, quindi totalmente trasparente, 1 è totalmente visibile, quindi 100%. Quindi questo valore, essendo un numero in virgola, nel momento in cui io lo modifico, ad esempio metto 0.3, faccio done, se vado a vedere lo YAML, lui me lo trasforma in stringa. Questo perché? Perché c'è il punto che non può tenere al di fuori della stringa. Devo ancora capire come risolvere questo problema, ma in questa configurazione il sistema non funziona più. Quindi una volta che io modifico il valore di min opacity dal pannello, vengo nello YAML e gli tolgo i doppi apici che identificano la stringa. In questo modo tutto funziona e se vado a vedere la configurazione del widget mi ritrovo il valore. Quindi questa cosa succede solo quando cambia effettivamente il valore, quindi viene riscritto nella proprietà. Detto questo, possiamo andare a vedere adesso tramite degli esempi le novità di questa versione. Ecco, questi che abbiamo qui davanti sono gli item che ho creato per fare i test e che simulano i valori reali che deve gestire il widget. Qui invece abbiamo il widget in esecuzione e qua sotto, piccola finestra per vederle contemporaneamente, il nostro Raspberry. Quindi ci colleghiamo come al solito alla console di OpenHub. E a questo punto possiamo iniziare a popolare il nostro widget utilizzando dei valori fittizi. Quindi facciamo degli update sugli item relativi ai vari valori di riferimento. Quindi iniziamo a mettere una produzione del fotovoltaico. Intanto vedete che al momento la produzione fotovoltaico è null, quindi è praticamente a zero, e l'icona si è trasformata in notturno. Per far capire che non c'è produzione, siamo appunto nella fase notte dell'impianto. Adesso gli do un valore ed ecco che nel momento in cui il valore diventa maggiore di 0, l'icona cambia con l'indicazione del sole sui pannelli, il valore ovviamente si aggiorna e quindi il nostro sistema si autoconfigura dinamicamente. Consideriamo che di questi 1500, 500 li sta consumando la casa e 1000 vanno in surplus. Quindi andiamo a mettere che il consumo della casa è 500. Adesso 500 li deve gestire ovviamente il fotovoltaico che vanno verso la casa e 1000 vanno invece verso la rete. Vediamo in tempo reale cosa succede. Vedete che appare la riga gialla che porta i valori dal fotovoltaico alla casa. Ovviamente molti di questi valori sono gestiti dalle regole che si basano sui vari input di consumo e produzione. Io adesso li sto mettendo tutto a mano solo perché non avevo voglia di reimplementare tutte le regole sugli item di test. Quindi in questo caso noi abbiamo un consumo totale di 500 della casa che sono presi tutti dal fotovoltaico e adesso dobbiamo far sì che la rimanenza del fotovoltaico vada verso la rete. Ok, questa è una situazione bella perché praticamente tutto quello che io produco lo sto usando per consumare e lo sto immettendo in rete, quindi non sto chiedendo nulla alla rete elettrica. Possiamo già vedere delle cose, che il giallo del fotovoltaico e l'arancione, sempre del fotovoltaico che va verso la rete elettrica, non sono gialli intensi.
Questo perché ho gestito l'opacità in funzione del valore di produzione corrente. Quindi, siccome il fotovoltaico, il mio teorico, è 3000, perché l'ho messo nel valore di configurazione del widget, io quando arrivo a 3000 avrò il giallo totale. Man mano che mi avvicino allo zero, il giallo diventa sempre più tenue e diventa più trasparente. Questo lo possiamo notare andando a fare la produzione del fotovoltaico e la mettiamo a 200. Vedete che è diminuito il giallo dell'icona. Il parametro che vi ho detto prima, min opacity, entra in gioco proprio in questo caso, perché se io come produzione ho solo 1 watt, come vedete l'opacità non è scesa sotto una certa soglia, altrimenti io queste icone non li vedrei praticamente più. Al contrario, se metto 3000 vedo il giallo più intenso. Ovviamente la mia riga si basa sul valore del 500, quindi io devo andare anche a cambiare, il sistema lo farebbe in automatico con le rule, ma io devo andare a cambiare l'autoconsumo, che in questo caso è, sarebbe sempre 500 perché la casa consuma 500, ma facciamo finta di mettere 2000 e vedete che aumenta di intensità e aumenta anche di velocità la pallina che gira. Adesso aggiungiamo anche la riga sotto del consumo di casa, quindi facciamo sì che la mia casa stia consumando 4000. Quindi il mio autoconsumo in questo caso è di 3000. In rete non stiamo mettendo nulla e quindi dobbiamo chiedere alla rete 1000. Mettiamo 1000 e anche qua è cambiata l'icona, quindi dalla foglia verde che dà l'idea del risparmio energetico al traliccio della rete elettrica. Perché ho un prelievo dalla rete maggiore di 0. Anche qui trasparenza e velocità del pallino sono gestite in base al valore, quindi vediamo un po'. Se metto 3000 vedete che il blu, anzi l'azzurrino, è aumentato di intensità. Se metto 1 l'azzurrino è diventato molto lieve e qua ovviamente arriva il valore di min opacity a non farlo sparire del tutto. Rimettiamo pure 1000. Devo aggiornare solo il valore in tempo reale di quello che sta succedendo e in questo caso ovviamente ho 1000 di tempo reale. Quindi abbiamo visto come vengono gestite dinamicamente le icone, come viene gestita dinamicamente l'opacità. Adesso dobbiamo ancora vedere una cosa, che sono gli allarmi sui 3 piani. Al momento ho implementato quelli dei 3 piani, quindi vado a mettere dei valori ai 3 piani. Adesso andiamo a settare le soglie. Le soglie, come ho detto prima, sono gestite dagli item. Adesso stiamo consumando 1000 nel seminterrato. Se io metto 1100 non succede niente. Se però aumento il consumo a 1200, vedete che diventa rosso, appare l'icona di warning e quindi dà un'idea che siamo fuori limite. Anche qua sarebbe carino gestire l'intensità del rosso in funzione di quanto siamo fuori limite, però magari lo faremo più avanti. Stessa cosa ovviamente per gli altri 2 piani. Bene, per questo video possiamo fermarci qua, quindi abbiamo visto alcune delle modifiche che ho apportato al widget dalla versione precedente, che trovate pubblicate sul mio GitHub, e man mano che farò altre modifiche sostanziali ovviamente le pubblicherò sia sul GitHub sia farò un video dedicato. Nel frattempo sto preparando una serie di video per fare tutto il processo di creazione di un widget personale partendo da zero, quindi diciamo da una base magari già trovata in rete come ho fatto io, oppure partendo proprio da zero e andando avanti con le dovute implementazioni. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!